Sta per iniziare uno dei weekend più belli di questa stagione, che speriamo non venga rovinato dal brutto tempo. Infatti inizio dicendovi il meteo di questo weekend che sarà fondamentale per i team. Il venerdì avremo un 80% di pioggia nelle FP1 con scarsa visibilità, nelle qualifiche il 60%, il sabato durante la sprint shootout ci sarà un 40%, mentre nella sprint race un 80%. E domenica in gara avremo un 40% di possibilità di pioggia. Vi dico tutte queste percentuali perché sono fondamentali per capire anche gli assetti che selezioneranno poi i team in pista. Sappiamo che Spa generalmente è una pista dove conta avere una bassa resistenza aerodinamica, ma come vediamo ora in caso di pioggia i team andranno su un assetto più carico. Detto questo, dicendovi le percentuali di pioggia, abbiamo già visto che in questo weekend avremo la sprint race e la sprint shootout. Proprio per questo ci saranno le FP1, dopo ci sarà il parco chiuso e non si potrà più andare a modificare il setup della monoposto, ci saranno già le qualifiche il venerdì e dopo andiamo a vedere tutti i dettagli dei team. Ma prima voglio dirvi una piccola curiosità. McLaren è uno dei pochi team che ha selezionato un'ala ad alto carico in una pista come Spa, proprio a causa del meteo così instabile. In caso di gara asciutta andranno a pagare molto di drag, cosa che già la MCL 60 fa, ma riusciranno a generare più carico e andare più forte nelle sessioni bagnate. Dopo andremo a vedere tutte le novità su Ferrari, sulla scelta prestazionale del motore e gli aggiornamenti di diversi team, con anche gli orari, le caratteristiche del circuito, ma prima vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi e attivare le notifiche, così non vi perdete nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno vi raccontiamo tutte le notizie della Formula 1 e nello specifico di Ferrari. E come sempre vi ricordo anche lo sponsor dei miei video, ovvero Headout, che è un rivenditore ufficiale di biglietti di Formula 1 che ha sempre i migliori posti a un prezzo super scontato. Vi lascio il link qui sotto nel primo commento in descrizione se volete acquistare i biglietti per le gare europee, e ci sono anche delle esclusive per Monza. Vi ricordo anche il mio codice sconto Rastro con cui avrete il 30% di sconto sull'acquisto. Io mi affido a Headout ormai da tanto tempo, secondo me sono i migliori come prezzi, disponibilità e anche customer care. Per qualsiasi cosa scrivetemi anche su Instagram. Detto questo, torniamo al video. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere il pre-GP di Belgio a Spa. Iniziamo con un po' di caratteristiche di base sulla pista. Il circuito è lungo circa 7 km, ci saranno 44 giri di gara e il giro record ha segnato Bottas in 1:46.286 nel 2018. Giro record in gara, ovviamente. È una pista dove ci sono tante frenate, dove conta avere un'ottima efficienza aerodinamica, lo stress sulle gomme è molto elevato, come abbiamo visto anche in Ungheria, ed è una pista dove conta tanto la trazione, ancora di più quando ci sono condizioni miste. Le gomme che porta Pirelli sono C2, C3, C4. In questo momento potete vedere anche la strategia consigliata, anche perché la gara sarà probabilmente sull'asciutto, e in questo momento potete vedere tutti gli orari del weekend, anche perché a sto giro ci sono tante sessioni importanti. Quando pensiamo a pioggia a Spa ovviamente ci viene in mente il 2021, con quella gara che dopo 2 giri sotto safety car non ebbe mai inizio. Tutti i tifosi che erano lì in circuito se ne dovettero andare senza vedere una vera e propria gara a causa della troppa pioggia che c'era in circuito e quindi la mancanza di sicurezza nel correre, e diciamo che rimane quello scheletro nell'armadio. Però voglio rassicurarvi sulle condizioni meteo, nel senso che non dovrebbe essere un weekend dove piove per tutto il tempo. Ci saranno dei momenti asciutti, dei momenti con la pioggia, c'è la probabilità che ci siano delle bandiere rosse, anche perché sappiamo che le vie di fuga a Spa non sono così ampie in alcune zone, penso soprattutto al primo settore, e quindi è fondamentale mantenere il massimo grado di sicurezza, ma al tempo stesso la gara abbiamo visto che dovrebbe essere sull'asciutto. Vedremo anche quanto drenerà l'asfalto, che è stato rifatto anche a Spa recentemente, e ovviamente quando pensiamo anche a gara sulla pioggia ci viene in mente Dylan O'Vantoff, che ha perso la vita lo scorso 1 luglio in gara 2 con la Formula Regional di Alpine a Spa a causa delle condizioni un po' troppo al limite e un incidente avvenuto in pista. Insomma, sappiamo che Spa ha diversi problemi per quanto riguarda la sicurezza. Oltre all'acquaplaning, un altro problema è la visibilità, soprattutto con queste vetture a effetto suolo che alzano un muro verticale
verticale all'auto dietro che segue, è difficile vedere cosa succede davanti e la scarsa visibilità è un grave problema, soprattutto perché può causare una serie di incidenti concatenati l'un con l'altro, perché non vedi che magari è successo un contatto davanti a te e vai a centrare un'altra monoposto. Proprio per questo la FIA recentemente a Silverstone ha provato queste cover per le ruote posteriori, che vanno sicuramente a limitare questo problema. Ma ora andiamo a analizzare ciò che portano i team in pista. A Spa sappiamo che è fondamentale avere una buona trazione in uscita dalla bus stop di curva 1, avere un buon carico in curve molto veloci come Puon e al tempo stesso avere una buona efficienza aerodinamica per difendersi dopo lo Rouge. Insomma, Spa sembra una pista perfetta per la Red Bull, che tra tutti i team che si presentano con ala posteriore più scarica, Red Bull è quella che ha l'ala posteriore un pochino più carica, che gli permette di essere più veloce nel primo e secondo settore, che sono quelli più guidati. Tra l'altro a Spa potremo vedere se Red Bull riuscirà a riconfermarsi la più veloce sul rettilineo, oltre a Williams che però vabbè ha poco carico aerodinamico e sappiamo perché va così forte. Mentre Red Bull abbiamo detto più volte che è la più veloce sul rettilineo in generale perché riesce a stallare il posteriore e quindi non avere quelle turbolenze che hanno invece gli altri team. Spa è una pista perfetta per vedere l'efficienza aerodinamica, le velocità sul rettilineo, soprattutto in condizioni d'asciutto, e vedremo se ci sarà ancora questo dominio netto in zona DRS di Red Bull nei confronti degli altri team, o se l'efficienza del DRS è stata ridotta e Ferrari, Mercedes si sono avvicinati alla RB19. Ma parliamo di Ferrari perché ci sono delle novità per Spa, non delle novità sulla monoposto, come vi ho detto non porterà aggiornamenti, ma all'interno del team. Infatti è ufficiale che Laurent Mekies ha lasciato il suo ruolo all'interno di Ferrari per affrontare il periodo di gardening leave che lo porterà poi a avere il ruolo da team principal in Alfa Tauri. Infatti la gara a Spa sarà l'ultima gara di Mekies in Ferrari, ma non sarà a Spa presente. Diego Ioverno andrà a sostituirlo come direttore sportivo e quindi il muretto Ferrari ora è composto da Marco Togninalli, capo degli ingegneri di pista, Ravin Jain che sappiamo che a inizio anno ha preso il posto di Iñaki Rueda al muretto e quindi Ravin Jain continua come capo di strategie, ovviamente c'è Frederic Vasseur e adesso ci sarà Diego Ioverno che prende il posto di Laurent Mekies come direttore sportivo e quindi avrà il ruolo di parlare direttamente con la FIA per le questioni che riguardano Ferrari. Diego Ioverno è da 23 anni che lavora a Maranello ed è una persona di esperienza e di fiducia, quindi potrà sicuramente fare un ottimo lavoro al muretto. E Laurent Mekies quindi lascia Ferrari ufficialmente alla fine di questo Gran Premio dopo 4 stagioni e mezzo. Un aspetto fondamentale di Spa dove Ferrari deve cercare di performare al meglio è sicuramente il motore. Infatti sappiamo che nel primo settore la farfalla dell'acceleratore resta aperta per ben 24 secondi e il motore endotermico deve lavorare a pieno regime per il 73% del primo settore. Oltre che l'ultimo settore dove ci sono addirittura 1,5 km di pista che si fa flat out, ovvero con l'acceleratore al massimo, con un tempo complessivo dell'ultimo settore che sfiora i 20 secondi. E sul motore endotermico Ferrari è messa bene, al di là dei problemi di affidabilità. Però la parte ibrida va a pagare tanto nei confronti soprattutto di Red Bull e sarà importante gestire la potenza dell'MGUH durante tutta la gara per cercare di evitare dei tagli di potenza soprattutto sul rettilineo o anche dei problemi come il clipping che va a limitare le velocità di punta. Sappiamo che circa il motore ibrido dà un vantaggio sulle velocità di punta di 20 km/h e quindi sarà fondamentale gestire bene le potenze tra l'MGUH e l'MGUK della parte ibrida senza avere limitazioni. E un altro elemento che viene messo sotto stress in Belgio è il cambio. Ci sono in un giro 66 cambiate che sono un numero molto alto in una pista e questo è forse l'unico punto debole che ha Red Bull, che ci ha mostrato a Jeddah in qualifica con il problema al semiasse posteriore. Ma andiamo a parlare di tutti i team in generale. Attenzione che la prima sessione di prove libere sarà importante per determinare il setup delle monoposto, anche se la maggior parte dei team che andranno bene questo weekend sarà grazie alle simulazioni che hanno fatto prima di arrivare in pista. Infatti una prima sessione di prove libere con la pioggia, con poca visibilità, sarà difficile per i team cogliere dei dati utili poi per il corso del weekend. Quindi sarà fondamentale per i team arrivare pronti a Spa con simulazioni e un setup già all'altezza, anche perché come ho detto prima il parco chiuso sarà subito dopo le FP1. Ferrari e Mercedes hanno un'ala posteriore molto simile a basso carico che andranno a riutilizzare anche a Monza. Ferrari l'aveva già utilizzata a Baku, ma tra tutti i team quello che porta più aggiornamenti è sicuramente Mercedes, che sicuramente ha allungato su Ferrari e Aston Martin. Ora la lotta è con McLaren. Abbiamo visto come Mercedes sia andata oltre le aspettative delle simulazioni in Ungheria, riuscendo ad avere anche un passo gara migliore di quello di McLaren sulla gestione delle gomme, e Mercedes poteva andare anche più forte in Ungheria perché hanno chiesto ai piloti fare lift and coast per cercare di non andare a scaldare troppo il motore, perché hanno avuto problemi di
raffreddamento, e questa è una cosa che non si aspettavano. Forse ci sono state le temperature troppo alte per quello che avevano previsto, e Andrew Shovlin, capo di ingegneri pista in Mercedes, ha confermato che adesso l'approccio di Mercedes è quello di cercare performance e non di risolvere i propri problemi, che ha già risolto. E questo è uno step importante perché sono già alla fase successiva rispetto a quello che sta affrontando Ferrari attualmente, e porteranno qui in Belgio delle novità di microaerodinamica. Hanno detto che vogliono portare ad ogni gran premio delle piccole modifiche per cercare di aumentare il carico e ridurre la resistenza aerodinamica. Fatemi sapere nei commenti chi vedete favorito per questo weekend a Spa, oltre ovviamente Red Bull. Secondo me Mercedes può andare molto forte e quindi la vedo come seconda forza. Non sottovaluterei comunque McLaren, che ha un buon grip meccanico, come ci ha mostrato anche in Ungheria, e può andare forte soprattutto nelle sessioni bagnate, però potrebbe pagare un po' il fatto di avere un'ala ad alto carico nelle sessioni asciutte ed essere passata dai team che magari hanno una velocità di punta maggiore, e Ferrari deve puntare a essere terza forza, anche se probabilmente sarà quarta. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.